Oh, ah, ah. Benvenuti a questo nuovo video della serie Richard Talk for You, e oggi ho deciso, differentemente dagli altri video che abbiamo condiviso assieme, di parlarvi di un aneddoto, di un'esperienza che ho vissuto alcuni anni fa quando vivevo a Puttaparthi nel sud dell'India. A quel tempo avevo avuto l'opportunità di partecipare ad una organizzazione meravigliosa che si occupa di portare benessere nei villaggi rurali del sud dell'India. Questo progetto si chiama Sri Sathya Sai Mobile Hospital e ricordo con grande gioia, con grande passione i momenti che ho vissuto all'interno di questa organizzazione, dove un gruppo di medici, di professori, le migliori menti illuminate della sanità indiana partecipavano a questa grande missione che ad oggi continua e appunto porta benessere, cura, servizi sanitari in quei villaggi sperduti dell'India, dove altrimenti sarebbe veramente difficile per gli abitanti di quei villaggi, che vengono considerati poveri, ma che poveri interiormente non sono, di poter avere le cure necessarie che spetta loro chiaramente come diritto, come esseri umani. Bene, quella missione del Mobile Hospital in realtà era questo ospedale mobile che era organizzato in una maniera stupefacente, dove c'era questo grande autobus medicale con le migliori strutture, le migliori tecnologie medico-scientifiche, gli apparati più importanti, e poi a seguire dietro questo autobus queste grandi carovane formate dai migliori medici, professori, ricercatori universitari, e poi ancora gli infermieri e tutti i professionisti della sanità. Ricordo che giravamo per 12 giorni al mese e ogni giorno ci ritrovavamo in un villaggio differente, per cui 12 tappe differenti ogni mese, e i medici visitavano centinaia di migliaia di persone. Era un lavoro incredibile e ricordo come tutto era perfettamente organizzato. Il mio compito era molto semplice: durante l'attesa per i bambini, gli anziani, di poter essere ricevuti dai loro medici, il mio seva, il mio servizio a loro era quello di poterli far gioire attraverso le dinamiche della terapia della risata, tanti oh oh ah ah, e stabilendo con loro un rapporto empatico. Per loro il tempo passava in maniera più veloce, scandita da tante risate, da tanti sorrisi, e devo dire che ho ricevuto molto di più di quello che ho dato in quel tempo nel Mobile Hospital. C'era una frase che era il motore di tutto questo servizio del Mobile Hospital, che è una frase del mio amato maestro spirituale, che diceva così: sono più sante mani che aiutano di labbra che pregano. E questo era un inciso non per significare che le preghiere non hanno alcuna utilità, anzi sappiamo tutti che le preghiere, al di là della religiosità, sono molto importanti, ma ciò che è più importante è mettere in pratica, adoperarsi per contribuire maggiormente al benessere degli altri. Per questo motivo ti sto parlando attraverso questo Richard Talk for You, per poterti ispirare ad uscire un po' dal tuo recinto, per poter sentire quale energia incredibile c'è in te e che tu puoi mettere a favore per l'aiuto degli altri, contribuendo a questo pianeta meraviglioso che ha assolutamente bisogno della tua partecipazione. Ricordo che il professor Narasimhan, che è il direttore di questa missione che continua tutt'oggi del Mobile Hospital, mi volle tenere con lui per diverse settimane, proprio seduto accanto a lui. E ricordo che prima di ricevere i pazienti, le persone indiane, lui aveva tutto un rituale, aveva una pratica che io poi ho definito una pratica di felicità. Lui stesso preparava il suo tavolo con questa meravigliosa tovaglia, il tavolo che era poi la scrivania dove serviva lui per scrivere le varie ricette, le varie prescrizioni, e poi indossava il suo camice, che era rigorosamente stirato, pulito. E poi io gli chiesi: ma qui è tutto informale, quale necessità hai, Narasimhan, di metterti tutte le volte con questo caldo incredibile che fa il camice? E lui mi disse: l'utilità non è quello di rispolverare il mio ego e di
voler apparire di più per queste persone meravigliose che io incontrerò, ma è un discorso di dignità professionale, e questo serve per creare maggiore autorevolezza affinché le persone che io incontrerò, queste persone splendide che hanno bisogno delle nostre cure, possano capire realmente che di fronte hanno una persona che darà loro il massimo della sapienza. Mettersi il camice non significa indossare il proprio ego, ma semplicemente donare il massimo della propria competenza professionale, della propria saggezza. Io dissi: wow, io ho i brividi solo ad ascoltare, Narasimhan, quello che tu fai assieme a queste menti illuminate che prestano gratuitamente il loro servizio a queste persone meravigliose, questi accademici che vengono e che fanno quello che facevano quando erano ragazzini e donano ancora il loro tempo a questi ammalati. E lui mi disse: sì, Richard, qui è tutto gratuito per le persone in questi villaggi rurali dell'India, ma soprattutto è fatto con amore. It's free, but with love. Ecco, oggi mentre ricordo di questo aneddoto, questo è il messaggio che voglio donarti, perché credo che quando noi riceviamo qualche cosa di molto forte, di molto bello nella nostra vita, piuttosto che trattenerlo, è meglio viverlo e donarlo agli altri. Questo è il segreto del grande successo ed è il segreto che ti porterà sempre ad essere una persona meravigliosa. Fai tutto ciò che devi fare per il benessere degli altri, anche attraverso il tuo lavoro, but with love, con amore. Oh oh ah ah, come abbiamo imparato a dire assieme, oh oh ah ah. Arrivederci alla nuova puntata del nostro Richard Talk for You. Oh oh ah ah.